Ma come va il mercato immobiliare? Ecco, vorrei risponderti a questa domanda come se me la stessi facendo qui, ora, direttamente, quindi senza utilizzare i dati ufficiali della Banca d'Italia, dell'Istat o di immobiliare.it. Voglio fare questo video per rispondere a questa domanda sulla base della mia esperienza personale e del dialogo che ho o avuto con decine di agenti immobiliari. Ma prima di iniziare, se non mi conosci, mi presento, Guido Spanò, investitore immobiliare. Su questo canale troverai tutto quello che ti serve per fare operazioni immobiliari. E per fare operazioni immobiliari, meglio capire bene quello che sta succedendo sul mercato. Per iniziare, una citazione di un mio caro amico agente immobiliare che mi ha detto: guarda Guido, se dovessi aspettare che una persona entra in agenzia e mi dà un immobile da vendere, farei prima a tenere chiusa l'agenzia. Ecco, questa è una sintesi efficace della situazione dell'offerta di immobili sul mercato, che continua a essere scarsa, continua a persistere come molto limitata a distanza ormai di diversi mesi. Questo per quale motivo si verifica? Da una parte perché chi vende casa molto probabilmente deve comprare casa e alla luce di questa scarsità magari non trova la casa dei suoi sogni e quindi tende a posticipare la scelta, anche alla luce del fatto che molto spesso chi vende ha contratto un mutuo con un tasso di interesse molto vantaggioso. Ricordiamo che in Italia negli ultimi 10 anni o quasi abbiamo avuto i tassi ai minimi storici. Quindi non soltanto scarsità di offerta da parte dei venditori che dovrebbero cambiare casa, ma anche il fatto che molto spesso si trovano di fronte a una doccia fredda e in cui il costo della rata del mutuo è di gran lunga superiore rispetto a quello che avevano contratto in passato. Quindi questo che cosa significa? Che l'indecisione continua a esserci da un punto di vista dell'offerta, mentre dal lato della domanda la domanda continua a essere forte. Questo a prescindere dall'aumento dei tassi che sì ha portato a una contrazione della domanda. Molto più spesso i mutui non vengono concessi, quindi ci sono stati anche per mia esperienza situazioni in cui proposte vincolate al mutuo non venivano accettate. Ma comunque questo aumento dei tassi è andato a impattare una specifica tipologia di acquirenti che adesso chiaramente hanno bisogno di maggiori garanzie per procedere all'acquisto di immobili. Mentre invece le persone che avevano già un buon potere di acquisto hanno comunque dovuto soltanto fare i conti con l'aumento del costo della rata. Ma quando qualcuno decide che è arrivato il momento di comprare casa, compra casa a prescindere da quale sia il costo della rata del mutuo. Io ricordo spesso che quando ho comprato casa il tasso era quasi al 6% ed ero felice perché era il tasso più basso che avevo trovato. Quindi la situazione attualmente è questa. Di sicuro questo squilibrio tra domanda e offerta ha portato a una situazione anche controintuitiva, in cui i prezzi delle case non soltanto sono rimasti stabili, quando addirittura non aumentati, soprattutto nelle grandi città. Si poteva prevedere che l'aumento dei tassi facesse diminuire il costo delle abitazioni, ma così, come abbiamo visto, non è stato. D'altra parte c'è da dire che da un punto di vista della domanda persiste la preferenza delle persone verso le soluzioni abitative grandi che sono difficili da trovare, sia perché soprattutto nelle grandi città le abitazioni grandi vengono prese dagli investitori per essere frazionate e quindi trasformate in abitazioni più piccole. Ma oltre a questo c'è una preferenza marcata per soluzioni che sono difficilmente trovabili sul mercato, come ad esempio le soluzioni indipendenti e semi-indipendenti. Questo è quasi un postumo della pandemia in cui le persone hanno sviluppato una maggiore preferenza per gli spazi aperti e per le soluzioni non condominiali. E citando un altro agente immobiliare mi ha detto che stava per fare una vendita, gli acquirenti erano innamorati, hanno ricevuto il preventivo delle spese di ristrutturazione dell'immobile e si sono accorti semplicemente che non potevano permetterselo più. Questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che è diventato un problema anche per gli acquirenti il costo delle ristrutturazioni. Abbiamo visto in altri miei video come l'aumento delle materie prime è arrivato addirittura al 100% per alcune tipologie, ma questo si è ribaltato a cascata sui costi dell'edilizia, sui costi delle ristrutturazioni. Ristrutturare un appartamento per un privato attualmente è molto più costoso. E questo non serve aggiungerlo, molto spesso può arrivare anche a limitare la scelta nell'acquisto di soluzioni. Dal punto di vista invece di chi investe come me, quindi acquista degli immobili da ristrutturare e poi rivendere, quello che posso dire personalmente è che sto riscontrando che chiaramente alla luce anche della scarsa offerta i prezzi possono rimanere sostenuti e quindi si continua a vendere bene in tempi anche brevi. Si è fatta una scrematura
automatica delle persone che chiaramente possono comprare determinate tipologie di immobili, e le ultime vendite che ho effettuato l'ho effettuate verso delle persone che compravano l'immobile direttamente in contanti, o per meglio dire senza avere necessità di dover procedere a un mutuo, o comunque facendo dei mutui dagli importi molto contenuti, parliamo del 60% o inferiore. Quindi da questo punto di vista, per chi investe in immobili, se è capace comunque di trovare il prodotto giusto, di proporlo sul mercato opportunamente ristrutturato, anche perché le persone sono diventate molto più attente alla qualità della ristrutturazione, anche alla luce dei costi che vanno a spendere per comprare una casa, comunque gli immobili vengono venduti in tempi veramente rapidi. Detto questo, spero di aver dato una panoramica personale dell'attuale situazione del mercato immobiliare. Metti like, iscriviti al canale, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Come sempre ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video.